Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili entro la fine del 2025. Abbiamo la carta della Luna, amici del Capricorno. Mm, Può essere un periodo introspettivo, un periodo magari un po' nostalgico, un periodo anche dove potreste coltivare i vostri sogni. Ricordiamo che la Luna è collegata effettivamente al mondo dei sogni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. 3 di spade ragazzi, stella, regina di bastoni, 5 di coppe, 2 di spade, luna di nuovo. Sembra un periodo un po' così, un po' nostalgico, un po' mago, appeso, re di coppe e 5 di spade. Sento come se ci fosse un determinato desiderio, un qualche tipo di sogno potrebbe anche essere, verso il quale state andando, ma è come se la parte emotiva, qui i dubbi, le paure, potessero effettivamente farvi rallentare il passo. Adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 3 di spade, giustizia e 6 di spade. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo la forza, un 4 di pentacoli e un 6 di bastoni. Andiamo a vedere la regina. Cinque di spade e 2 di coppe. Allora, devo dire che secondo me qui c'è stata qualche ingiustizia, o ci sarà qualche ingiustizia che farà un po' male, ragazzi, perché abbiamo proprio la giustizia al contrario con un 3 di spade e un 6 di spade. Qui o venite a sapere qualche cosa inerente al passato che vi tocca, diciamo così, oppure qualcuno potrebbe letteralmente vivere un'ingiustizia, ehm, la rottura di un contratto potrebbe anche essere, che comunque dà, fa soffrire, mi viene da dire. Qui c'è un 6 di spade, che è una carta dove ci dice che ci si sta allontanando dal vecchio. E poi quando guardo queste carte, diciamo che mi viene una speranza in più perché con la carta della forza è come se qualcuno lottasse per essere riconosciuto, lottasse per avere i suoi diritti. E vi devo dire che nonostante tutto, sì, è vero, c'è un 5 di spade, quindi potrebbe non essere proprio semplice la cosa, però c'è anche un 2 di coppe, come se alla fine effettivamente si riuscisse a trovare un punto di incontro, un punto di unione, un accordo, mettiamola così. Adesso dipende con chi avete voi questo disaccordo, perché potrebbe essere un familiare, potrebbe essere un capo, potrebbe essere un parente, un fidanzato, una fidanzata, insomma. Datemi una carta per il 5.
3 di coppe, 3 di bastoni, 9 di bastoni, 4 di coppe. Io credo che qualcuno ci tenga a mantenere una certa cosa e che quindi si lotti per ottenere questa cosa, si cerchi un punto di incontro. Andiamo avanti, vediamo il 5 di coppe. Che cosa ho intravisto? Diavolo e fante di spade. Andiamo a vedere 2 di spade. 9 di spade e 5 di bastoni. Voglio andare a vedere anche la luna. Asso di coppe, 9 di coppe, 6 di coppe, re di coppe. Ragazzi, la sento tanto come una disillusione d'amore, sapete? Ora, spero che non sia così per tutti, ovviamente. Però ho la sensazione che, siccome abbiamo anche questo diavolo, c'è il 3 di spade, c'è il 9 di spade, insomma, avete tante carte di spade, il 5 di spade. Ehm, la mia sensazione è che o seguite certe regole o ve ne andate. L'idea potrebbe essere un po' questa, no? Ehm, io credo che comunque lotterete per ottenere quello che volete ed effettivamente un punto di incontro si trova. Però non vi nego che con questo diavolo le cose non saranno proprio così semplici. Potrebbe esserci della tossicità, potrebbero esserci temi che non si possono affrontare, potrebbero esserci cose nascoste. 5 di coppe è una carta che ci parla del senso di colpa. Io credo che qualcuno pensi di potersi pentire di certi movimenti che andrà a fare in questo quadrimestre. Difatti abbiamo anche un 2 di spade che mi parla di qualcuno che ha forti dubbi sul tipo di scelta da effettuare. E infatti anche il 9 di spade mi dice che ci sono come delle preoccupazioni legate al passato. E anche la luna mi parla di passato. E poi c'è tutta questa serie di carte di coppe al contrario. Quindi secondo me qualcuno di voi ragazzi potrebbe, effettivamente la luna qui ci può parlare di proiezioni. Vi dico, non fatevi incantare dalle parole di qualcuno perché potrebbero essere e rimanere solo parole. Io ho l'idea che con questo diavolo ci potrebbe essere qualche dipendenza, magari affettiva con qualcuno, magari non vi sentite in grado di scegliere per conto vostro. Sarà un po' un periodo, secondo me, di disillusione. Però vi devo dire che la cosa è positiva perché poi qui abbiamo un'altra serie di carte abbastanza positive. Però è come il risvegliarsi da un brutto sogno. Credo che sarà più verso fine periodo, cioè all'inizio del periodo secondo me sarete ancora un po' incastrati, magari potreste avere ancora delle discussioni, insomma non sarà proprio lineare. Devo dire che comunque avete gli attributi, perché non vi arrenderete così facilmente. Nonostante i problemi che potrebbero arrivare, nonostante il fatto che secondo me molti si sentono con le mani legate, però non starete fermi a guardare. E qui ragazzi purtroppo, come vi dicevo, con tutte queste coppe al contrario, io ho l'idea che potrebbe esserci una disillusione d'amore per qualcuno. Il fatto di rendervi conto che magari non siete poi così tanto innamorati di quella persona e magari voi pensavate di sì, di esserlo,
Però avendo anche la luna parla di proiezioni, si proietta qualche tipo di realtà, nel senso che io voglio magari trovare il partner o la partner ideale e il primo che trovo gli attribuisco questa idealizzazione. Poi, man mano che conosco questa persona, arriva la disillusione perché non era come io avevo pensato. Però poi magari siamo noi che gli diamo certi ruoli, che lo mettiamo o la mettiamo su un piedistallo, poi tirarla giù è più complicato. Allora, andiamo avanti, andiamo a vedere questo mago. Ecco, un altro mago e un 7 di pentacoli. Secondo me, vi dico, qualche cosa di nuovo inizia. C'è anche un 7 di pentacoli che è una carta di attesa in realtà, quindi la sensazione è di iniziare qualche cosa, di come lanciare un amo e poi di aspettare. Effettivamente avete anche la carta dell'appeso qui che vi parla proprio di quello, 8 di spade, vi parla di aspettare, di portare pazienza. In realtà sento che avete le mani legate, perché ricordiamoci che l'appeso è colui che è appeso a testa in giù, quindi non si può muovere. Ed effettivamente è uscito anche poi un 8 di spade dopo. È come se qualcuno non volesse più tanto lottare o pensasse di non avere vie d'uscita. Andiamo a vedere il re. 4 di bastoni, matto e imperatrice. Datemi una carta per il 5, appeso al contrario e imperatore. Oh, che interessante, imperatore e imperatrice. Adesso voi non lo vedete più tanto. Ecco, così si dovrebbe vedere. Sì, ragazzi, guardate, imperatore e imperatrice al contrario, 4 di bastoni al contrario e il matto al contrario. L'appeso al contrario è positivo però. Però io ho come veramente l'idea che potrebbe essere una disillusione d'amore, nel senso che tutto quello che avete costruito fino ad adesso o che pensavate di aver costruito, tutto quello che avete proiettato in un futuro con la persona o la situazione, perché vi dico che per qualcuno potrebbe essere una questione lavorativa, anche se la sento di più come una questione romantica, però ho come l'idea che effettivamente potreste rendervi conto che avete esaltato un po' troppo un certo personaggio e che è come se aveste bisogno di riportare le cose a terra effettivamente. Non dico che non possano cambiare, non si possano migliorare le cose, però è come se doveste prima mettere i piedi a terra e rendervi conto di quello che realmente è, di com'è realmente la persona. È come se non riusciste a costruire qualcosa di concreto per adesso. C'è tanta iniziativa, tanta volontà di fare, tanta forza, tanta buona volontà, però ragazzi, per costruire le cose bisogna essere in due, da soli non andate da nessuna parte, soprattutto nel caso di una relazione di coppia. Vi dico, secondo me c'è qualche speranza, però è come se doveste cambiare attitudine. Fatemi sapere poi nei commenti come vi vibra. Vi dico, se siete single, ragazzi, non credo che ci saranno grandi cambiamenti. Potrebbe esserci una persona, però niente di sconvolgente, secondo me. Intendo una persona nuova. E... Però potrebbe effettivamente ritornare qualcuno dal passato. Ed è qui la nota dolente, perché secondo me potreste rischiare di... Sapete, quando si smette di frequentare una persona e poi passano anni, ci si dimentica del perché abbiamo smesso di frequentare questa persona. E io ho la sensazione che in questo periodo rivedrete questa persona del passato e dopo un po' vi ricorderete perché l'avete lasciata perdere, no? È un po' come il trovo la speranza di costruire qualcosa di nuovo, ma poi ricominciando a frequentarci mi rendo conto che no, non è il caso. Perché invece fosse in una relazione, qui ragazzi sento che dovete cambiare un po' le carte in tavola,
perché sento, come vi dicevo prima, buona volontà da parte vostra per far funzionare le cose, perché la relazione sia in armonia, per costruire, però bisogna essere in due. E qui niente, io ho la sensazione che non vi sentiate al pieno di voi stessi. Tenete presente che la carta della luna rappresenta la paura. Se per caso quello che vi frega, tra virgolette, è la paura, per esempio la paura di rimanere soli, non rischiate, non cedete a frequentare la prima persona che vi sembra che più o meno si possa incastrare con voi, perché quando si ha paura si fanno scelte impulsive che poi nel lungo periodo non si rivelano poi così azzeccate. Quindi prendetevi il tempo di valutare la persona, di conoscerla, avete l'appeso, guardate le cose da un altro punto di vista, perché ho come l'idea che una volta tolta questa proiezione da parte vostra, questo desiderio, questa voglia di trovare la persona giusta, vi renderete conto che non siete così tanto in armonia con il personaggio che vi è di fianco. E vi dirò, se per caso siete in una relazione clandestina, in una relazione diciamo difficile, anche qui le cose non sono proprio idilliache, nonostante la vostra buona volontà, io sento che entro la fine dell'anno vi renderete conto che questa persona non nutre per voi gli stessi sentimenti che voi avete per lei. E parliamo di lavoro. Allora, se siete senza lavoro, ragazzi, diciamo che qualche cosa potrebbe effettivamente iniziare. Non credo che sarà il lavoro dei vostri sogni, o perlomeno magari è il lavoro dei vostri sogni, ma è come se ci fosse qualche cosa nell'ambiente circostante che un po' pesa. Vi dico, secondo me è questione di attitudine nel lavoro. Ehm, Ho come l'idea, perché avete sia l'appeso che il fante di spade, c'è come da guardare le cose con altri occhi, da un'altra prospettiva. Vi dico, potreste iniziare un lavoro, ma non credo che sia proprio un lavoro stabile per adesso. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, se volete essere trasferiti, credo che questo sia un buon periodo per fare domanda di trasferimento. Ora dipende se siete dipendenti a tempo determinato o a tempo indeterminato. Se siete a tempo determinato, vi dico che per qualcuno potrebbe esserci lavoro fino alla fine dell'anno, perlomeno io vi dico quello che vedo qua, eh. Poi non è detto che a gennaio non vi rinnovino il contratto, però vedo come una sorta di instabilità, di insicurezza a livello lavorativo. Per gli autonomi, ragazzi, si tratta di iniziare con nuovi progetti, di espandere il vostro raggio d'azione. Credo che una cosa che vi potrebbe venire bene è mettervi nei panni del cliente e immaginare di avere determinati problemi. Come si aspetterebbe il cliente che voi li risolvereste? Spero di averlo detto giusto in italiano. Comunque mi avete capito. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Guarigione. Qui vi dice che dovete mettere in allineamento quello che pensate con quello che sentite, con quello che fate. Tenete presente che qua la rappresentazione è mente, anima, corpo. Quindi ci deve essere come una sorta di coerenza, di allineamento tra i tre per riuscire a guarire. E tra l'altro un re di coppe che avete qui. E controllo. Ragazzi, sono due re.
credo che qualcuno potrebbe attaccarsi un po' troppo a questi sogni e quindi tendere a controllare il mondo esterno, il mondo intorno. Non so, fatemi sapere questo diavolo per voi che cosa o chi rappresenta, se è il controllo, se è il condizionamento, se è questa sensazione di schiavitù, se può essere magari la codipendenza. Allora, qui abbiamo osserva le tue conversazioni e dice osserva le conversazioni nelle quali prendi parte oggi. Sono produttive o hanno cattive intenzioni? Sono pettegolezzi o al contrario sono di informazioni stimolanti? L'obiettivo: riconosci la qualità dell'informazione con la quale alimenti la tua mente ogni giorno. E poi abbiamo sì, ricettivo al mondo spirituale. E qui dice, rifletti su questa domanda. Come ti aspetti di ricevere guida spirituale in una risposta alle tue preghiere? In modo letterale? In una visione? Sei di queste persone che stanno aspettando che qualcuno senta le sue preghiere? Perché vuoi che l'aiuto ricevuto includa una rete di sicurezza? L'obiettivo: assumi le tue insicurezze spirituali e la tua mancanza di fede. Stavo guardando se avevate una stella, ma no, non mi pare. Va bene, andiamo a vedere un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Sì, e guardate ragazzi, ho come la sensazione che vi dicano di diventare un po' più indipendenti, un po' meno legati a questi sogni, un po' meno legati a queste proiezioni, un po' meno legati, condizionati dal mondo esterno. Tenete presente che il diavolo parla anche di quello che abbiamo paura che gli altri dicano. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la mail dove spiego come funziona il tutto. Diversamente potete anche fare questo lavoro per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Principalmente sono temi di metafisica, di metamedicina e includo anche le credenze limitanti divise per settore. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio per essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!